Ciao a tutti, benvenuti su Minty Tarot. Oggi voglio presentarvi un mazzo di carte, quello delle carte Dixit, che è molto utile secondo me per aumentare la nostra intuizione. Non è un mazzo nato a scopo divinatorio, però assolutamente può essere utilizzato in questo senso e anzi lo trovo molto efficace. Io lo uso abbastanza di frequente insieme anche ai tarocchi. Sono delle carte francesi della casa editrice Ibelud che io ho scoperto appunto perché in Francia effettivamente vengono utilizzate anche in modo divinatorio da vari cartomanti. Hanno creato fino adesso 6 versioni, perché in realtà è un gioco da tavolo, ci sono le varie estensioni. Questa è quella che viene chiamata Journey. Io ho comprato 2 estensioni, cioè 2 mazzi, e questo è uno di questi che ho comprato, e viene con una scatola molto bella, un bellissimo colore turchese e giallo-arancio, grande, anche se a parte lo spazio per le carte, il resto è vuoto. E le carte di per sé sono 84 per ogni mazzo, quindi è un mazzo molto grande, come vedete. Sono plastificate, sono delle carte abbastanza grandi, un po' come un palmo di una mano, sono non molto rigide, quindi si prestano bene ad essere mescolate, però state attenti che appunto essendo un mazzo molto grande può avere presentare delle difficoltà nel momento in cui le mescolate. Io vi consiglio di fare il caos, che è un metodo per mescolare carte che è uno dei più sicuri per non rovinare i bordi delle carte. Ho fatto un video che in caso non lo conoscete potete vedere. Dunque, adesso ve le volevo presentare perché sono utili per aumentare l'intuizione, perché sono dei disegni fatti da degli artisti molto bravi, sono dei disegni anche surrealisti e quindi permettono appunto all'inconscio di lavorare, di portare fuori nuove idee, nuovi pensieri estemporanei, di contattare appunto il nostro inconscio e l'inconscio quindi collettivo, senza dover conoscere tutti i simboli e i significati soggiacenti, come nel caso dei tarocchi, che è un mazzo molto più strutturato appunto. Questa è la prima, vedete, c'è un signore, sembra un po' il ladro delle sibille italiane. Questa è un'altra. Sono dei disegni molto belli, senza bordi bianchi, vedete, sono un po' surrealiste, no? Questo mazzo un po' si rifà alle favole, mi dà l'idea. Vedete, questo è un percorso di prigionieri di vario tipo. Questa è una palla di cristallo. E sono dei disegni che veramente a me aprono proprio l'intuizione. E secondo me sono adatte ad essere utilizzate sia per chi ha una profonda conoscenza dei tarocchi e magari vuole appunto come dire, approcciare un mazzo di carte che sia meno strutturato, che conosce meno, quindi per poter appunto esercitare un po' il lato intuitivo, sia per coloro che sono all'inizio nello studio dei tarocchi, perché appunto non hanno bisogno di tutte quelle conoscenze che un mazzo di tarocchi necessita, quindi possono essere
proprio lette in maniera molto intuitiva. Si può fare appunto una carta per rappresentare il passato, una il presente, una il futuro, oppure una che indichi le opportunità davanti a noi e una gli ostacoli. E siccome sono delle simbologie comunque complesse, perché sono le carte con disegni molto complessi, non è che hanno un simbolo centrale unico, come nel caso per esempio delle carte Lenormand, si prestano veramente a delle letture variegate, no? Dipende dalle carte vicino. Questa sicuramente indica soprattutto un percorso, un'evoluzione. Tre maschere. E appunto possono essere lette in vari ambiti. Questo è un ragno, mi sembra almeno. Io mi ci trovo molto bene e sono veramente bellissime. Sono fatte in maniera veramente accurata, il prezzo non è altissimo, non mi ricordo bene, ma insomma tra i 18 e 20 euro, non lo so, poi dipende dalla giornata. Le trovate appunto in Amazon. E io non le conoscevo perché ormai appunto i giochi da tavolo è un pezzo che non li faccio, però appunto conoscendo dei cartomanti in Francia ho avuto notizia di questo mazzo e trovo veramente una bella idea. Questa è bellissima con un vecchio jazzista. È una specie di cuoco o cuoca. Vedete come c'è questo lato magico all'interno di ogni carta che trovo veramente affascinante. Io veramente le consiglio. Le uso, non so se avete visto i miei video, soprattutto per proprio interrogare il lato ombra, per esplorare un po' l'inconscio, gli automatismi inconsci, le paure inconsce, però possono essere appunto anche utilizzate in modo strettamente cartomantico. Questo per esempio può essere proprio il lato ombra, l'ombra del leoncino. E quindi appunto esplorare una situazione oggettiva in cui ci troviamo, non soltanto le nostre paure, i nostri blocchi inconsci o i nostri desideri inconsci, non necessariamente. Possono essere utilizzate da sole, appunto, oppure con altri mazzi sia di tarocchi che di oracoli. Sono estremamente flessibili, secondo me. Possono rappresentare anche un consiglio, no? Dal nostro sé superiore, per esempio. E secondo me è una bella abitudine selezionarne una, estrarne una al giorno, magari la mattina, appunto, per capire il tema della giornata. C'è molto in questa versione, c'è molto l'ambito del gioco. I suoi fantasmini, bellissima questa. Questo è un bosco scuro. Questa è una goccia che rispecchia la ragazza che piange.
sono tipo il gioco degli scacchi. E assolutamente vi invito a guardare le varie versioni pubblicate. Se andate nel sito della Libellud ve le trovate, addirittura hanno dei PDF con tutte le foto di tutte le carte dei vari mazzi, quindi potete scegliere con calma. Io così ho fatto, le ho esplorate con calma per vedere un attimo cosa mi ispiravano. Certo, non sono foto molto accurate, nel senso che se avvicinate, allargate il PDF non vedete i dettagli molto bene, però insomma vi dà un po' l'idea. Poi ovviamente con questo video, almeno questa versione, riuscite a vederla una per una. Questo è il calderone magico con un labirinto sopra. Questo può sembrare l'imperatore dei tarocchi, un percorso nella neve, e ogni mazzo ha un artista diverso e quindi ha uno stile diverso e sono molto diversi l'uno dall'altro, quindi appunto c'è vasta scelta. Una battaglia di cavalieri. Questo è un palazzo con il sole dietro le finestre mentre piove, un negozio di giocattoli, un vaso con tanti occhi, tipo il vaso di Pandora. È da tanto che volevo fare questo video e poi ho un po' posposto perché poi avevo altri mazzi che avevo appena comprato e quindi... Però era tanto che volevo mostrarvele una per una, perché sono veramente belle, veramente. Questo è un minatore. Questo è Aladino. Un po' l'ambito delle favole, del circo, dei giochi. Ed infatti c'è questo gioco da tavola che appunto si basa su queste carte dove i partecipanti devono capire il messaggio degli altri attraverso le carte che mostrano. Mi pare di aver capito perché ovviamente non ci ho mai giocato, nel senso che le uso soltanto per scopo divinatorio. Questo è un fiorellino. Deve essere anche divertente come gioco. E hanno vari colori, alcune più solari, altre meno. Questa è l'ultima, col cavaliere, sì, con il coniglio di Alice, sì, con le chiavi, bellina. Bene, spero che vi sia piaciuto questo mazzo, che io amo molto.
si chiama Dixit Journey, però appunto se andate al sito della Libellud troverete anche le altre versioni e magari ce n'è una che vi piace di più rispetto alle altre. Se vi è piaciuto questo video, vi è stato utile, vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non avete già fatto e soprattutto attivate la campanella in modo da non perdere i prossimi. Noi ci vediamo il prossimo mazzo. Ciao!